Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Massara sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. È Massara il candidato al posto Giuntoli. A Massara piace il film Yuppis, dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. È stato visto Massara negli studi della Filmaura a Roma, tutte le strade portano a lui. Ieri sera, ufficialità del presidente De Laurentiis, Mauro Meluso, ex Spezia, è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Applausi per il nostro presidente per l'ennesima operazione sotto traccia della quale nessuno aveva capito niente. È bene così, ottimo così, mi piace agire in questo modo e rimanere di stucco già io da tifoso del Napoli per quanto riguarda queste sorprese che arrivano così all'improvviso, così come è stato poi l'annuncio di Garcia, che se n'era parlato all'inizio del casting degli allenatori papabili per il dopo Spalletti, poi era finito in sordina e arriva il tweet di De Laurentiis all'improvviso in una serata così. Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, grandissima operazione. Abbiamo il direttore sportivo, non conoscevo quasi niente di Mauro Meluso, ci siamo documentati, ne parliamo in questo video, vi dico la mia ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Massima condivisione con i tifosi del Napoli, facciamo gruppo, facciamo rete e divulghiamo il verbo azzurro e andiamo a vedere Mauro Meluso chi è e cosa ha fatto. Allora, Mauro Meluso da dirigente ha ricoperto il ruolo per Foggia, Padova, Pisa, San Giovannese, Teramo e Ternana. Poi passa al Frosinone, parentesi al Cosenza, il 6 giugno 2016 arriva a Lecce, firma un contratto di 2 anni con un automatico prolungamento per il terzo, il Lecce nel 2019 approda in Serie A dopo il doppio salto dalla C alla A. Firma con lo Spezia nel 2020, raggiunge una promozione storica con la squadra ligure, rescinde il contratto nel maggio 2021 e si accasa a Napoli da ieri, quindi è stato 1 anno e mezzo, 2 anni fermo. Detto questo, volevo soffermarmi su un paio di cose che devono essere analizzate perché è inutile che facciamo questo l'abbiamo preso, non ha esperienza, qua, là, la stessa cosa di Giuntoli che poi veniva dal Carpi. Quindi quando si parla di direttori sportivi bisogna secondo me in primis non essere troppo precipitosi perché un calciatore che tu vai a prendere sul mercato lo puoi vedere, lo vedi, ti segui il campionato, ti segui la squadra dove è stato al limite 3 mesi prima se se ne parla, cerchi di capire. I direttori sportivi sì, puoi tranquillamente andare a vedere i calciatori che hanno trattato, però poi non è la stessa cosa perché dovresti poi analizzare i calciatori che hanno trattato nel contesto, se l'allenatore in questione li ha messi in campo nel modo giusto, eccetera, eccetera. Quindi essere troppo precipitosi nel giudizio di un direttore sportivo non sta né in cielo né in terra, non è nemmeno nei miei costumi. Andiamo a vedere i calciatori più o meno che sono stati trattati nella carriera, non li dico tutti, ma ne menziono alcuni. Ismaili, Diego Farias, Daniele Verde, Anzola, Pobega, Gudjonsen, Provedel, Piccoli, Saponara. Sono calciatori da Champions? No, sicuramente, ma il direttore sportivo non lavora da solo e sappiamo che a Napoli c'è uno scouting a 360 gradi completo perché abbiamo il grandissimo Maurizio Micheli e mi collego a un'intervista su Maurizio Micheli appunto per capire poi e andare a vedere come potrebbe agire il nostro Mauro Meluso. Allora, a Football One Club, programma radiofonico in onda su Uno Station Radio, è intervenuto Stefano Caira, ex direttore sportivo della Roma. Gli hanno fatto una domanda su Kilman e dice: a me Kilman piace molto, detto ciò mi inchino all'analisi di Maurizio Micheli che per me è un guru nella scelta e nella conoscenza dei giocatori. Non c'è un calciatore che Maurizio prende di cui non conosca genitori, fidanzati, eccetera, eccetera. È un algoritmo umano
capaci di attuare questa strategia da anni. È un algoritmo umano capace di attuare questa strategia da anni, è una frase che ci riporta, e mi collego, a un'intervista fatta nel 2021 proprio a Maurizio Meluso, quando c'è stata la rescissione del contratto con lo Spezia. Gli chiedono perché nel 2021 in un'intervista, non si dice nemmeno la testata giornalistica, vabbè, nel 2021 parlava così Mauro Meluso. La storia è abbastanza semplice. Il club cambiò proprietà e a febbraio è arrivata una proprietà americana che mi chiese se avessi mai lavorato con gli algoritmi e se ci avessi voluto lavorare. Facemmo una riunione in cui spiegavo che poteva essere un sistema per scremare la scelta, per fare un po' di filtro, ma poi i giocatori li avrei visti e scelti dal vivo. Evidentemente questo mio modo di lavorare non andava bene e le nostre strade si sono divise. Evidentemente questo modo di lavorare sposa al 100% la causa Napoli, perché ne ho parlato già dell'algoritmo di Moneyball che usa il Milan, e il Milan sta facendo proprio una scrematura a livello umano, mandando via tantissime persone, stipendi che loro credono di risparmiare e si affidano comunque agli algoritmi, però secondo me il fattore umano dal calcio non potrà andare mai via, e chi sceglie i giocatori con la scrematura dell'algoritmo, come dice Mauro Meluso, però poi li va a vedere dal vivo, vince sempre su una squadra che si affida sempre e solo alla tecnologia, perché l'occhio umano, la conoscenza del lo status familiare, caratterialmente, eccetera, eccetera, possono dare molte più indicazioni nell'acquisto di un calciatore. Quindi è un direttore sportivo al quale non piacciono le luci dei riflettori. Punto, un punto guadagnato. La pensa poi come me, perché io ho fatto il video su Moneyball che trovate sul canale e sono d'accordissimo anche io nell'usare algoritmi per scremare, per avere maggiori indicazioni più precise e dirette a livello tecnico su un calciatore, però poi si mette da parte l'algoritmo, si stila la lista dei calciatori scelti appunto dall'algoritmo, si fa la scrematura e si vanno a vedere dal vivo. Non esiste che io faccio mercato con un algoritmo, mi seleziona Tizio, Caio e Sempronio e io vado dai club e mi compro Tizio, Caio e Sempronio senza sapere poi al 2000% situazione familiare, eccetera, eccetera, cosa che fa il nostro Micheli, che è stato definito un guru da questo punto di vista perché sa qualsiasi cosa di qualsiasi calciatore che vai a trattare. Quindi completezza d'organico per il Napoli, completezza diciamo di scouting, perché non ci manca niente, mancava solo il direttore sportivo. Siamo contenti così, lasciamo lavorare Mauro Meluso e non cominciamo con le solite storie. Però lo dovevamo prendere dallo Spezia, ci serviva qualcun altro. No, i direttori sportivi vengono presi per competenza, non vengono presi per palmarès, perché non è detto che un direttore sportivo che abbia fatto bene in una squadra l'anno scorso venga a Napoli e azzecchi di nuovo tutti gli acquisti. È un campo diverso dal comprare il calciatore, l'ho già detto, quindi mi tengo Mauro Meluso anche per altri due punti di vista. Uno, perché ha sempre lavorato in società diciamo non di cartello, non società non importanti, quindi ha fatto tantissima gavetta e ha spalle larghissime da questo punto di vista. E poi c'è anche da dire che, avendo lavorato appunto in società che non sono altisonanti, ti prende il Napoli. Credo e mi auguro che Mauro Meluso sia galvanizzato tantissimo dalla scelta del presidente De Laurentiis e dia il 200% per la causa Napoli. Mi auguro questo, lasciamolo lavorare. Benvenuto al nuovo direttore sportivo. Vedremo man mano in questi giorni come andrà il calciomercato, perché si è già mosso ed infiammato qualcosina. Ne parleremo in un altro video. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao.